Ave Legionari. Parliamo di una scoperta archeologica che ha riaperto una finestra sulla magnifica storia della civiltà etrusca, dell'epoca orientalizzante, come vedremo. A Barbarano Romano, provincia di Viterbo, è stata appena rinvenuta una tomba etrusca completamente intatta, sigillata da oltre 2600 anni, che risale al VII secolo a.C. Questo ritrovamento è avvenuto nella zona del Caiolo, che è su una propaggine tufacea che domina il paesaggio. All'interno in particolare di una ben nota necropoli, quella di San Giuliano, che è una delle più vaste e studiate dell'Etruria, dove si contano già oltre 500 tombe, molte purtroppo sono danneggiate dal tempo dei tombaroli. Ma qui, in una zona segnata da tante violazioni, è stata invece scoperta una tomba totalmente inviolata, che è un evento rarissimo. Gli scavi sono stati guidati dalla Baylor University del Texas sotto la direzione del professor Davide Zori, ovviamente con il sostegno della soprintendenza. E subito gli archeologi hanno definito la scoperta eccezionale, cioè di altissimo valore. La tomba, che era ancora chiusa da una lastra originale in tufo, risale all'epoca orientalizzante, cioè un periodo in cui l'aristocrazia etrusca aveva raggiunto sicuramente il suo massimo splendore. Tra la fine dell'VIII e il VII secolo a.C. c'è proprio una nuova classe dirigente etrusca che stava consolidando il proprio potere e assorbiva influenze culturali dal vicino Oriente e chiaramente attraverso i traffici commerciali per tutto il Tirreno. L'architettura funeraria della camera sepolcrale è assolutamente meravigliosa e interessante. Innanzitutto gli archeologi hanno adottato un approccio molto conservativo e prudente, perché prima della rimozione della lastra e anche dei reperti, tutta la tomba è stata documentata con delle fotografie, con delle scansioni tridimensionali. Questo serve a garantire proprio la massima fedeltà alla disposizione originaria degli oggetti. Il sepolcro è praticamente un grosso tumulo scavato nella roccia tufacea, cioè roccia in tufo, con un dromos, cioè un corridoio di accesso, che conduce a una camera funeraria accuratamente scolpita. All'interno hanno trovato 4 letti in nenfro, che è la pietra locale, che si adattano perfettamente alla tipologia funeraria degli Etruschi. 2 di questi letti presentano delle alzate triangolari, e questo è tipico dei giacigli di figure femminili, mentre gli altri 2 letti richiamano le cosiddette clinai maschile, cioè dei letti da banchetto tipici di una sepoltura maschile, quindi si vedono molto bene le differenze tra maschio e femmina e nei ruoli sociali. La presenza di più letti funebri indica proprio un uso familiare del sepolcro, che è anche questa una caratteristica tipica delle tombe principesche del periodo orientalizzante etrusco. Questo aspetto domestico richiama proprio il concetto tipicamente etrusco della tomba come una casa eterna, cioè un rifugio ultraterreno per proseguire poi la vita nell'aldilà. Quello che è molto interessante è anche il corredo funerario, molto ricco, molto suggestivo. Ci sono circa 75 vasi finemente decorati in stile etrusco geometrico, che sono realizzati su argilla depurata. E questo documenta anche, come possiamo dire, una delle più antiche e raffinate produzioni di ceramica etrusca, quindi è molto bello. Ci sono anche dei metalli, c'è per esempio un bacile in bronzo, ancora nella posizione originaria sul letto del defunto. Ci sono altri 2 in ferro, delle punte di lancia, c'è tutta una serie di elementi che confermano lo status di guerriero del defunto. Le fibule, in particolare, mostrano anche loro una varietà e una capacità decorativa che rivela una artigianalità etrusca molto, molto evoluta. E poi ci sono degli ornamenti personali che sono straordinari. Ci sono 2 fermatrecce in argento, c'è un copricapo in cuoio, c'è una fuseruola, ci sono proprio delle perle in pasta vitrea e altri monili in bronzo. Cioè ci sono tutta una serie di reperti che confermano la ricchezza
e anche il potere, il ruolo centrale della donna etrusca nelle élite aristocratiche del tempo. Questo si inserisce nella concezione etrusca della morte, cioè il rituale funerario etrusco prevedeva un sistema piuttosto complesso di gesti simbolici. La disposizione degli oggetti nella tomba non è assolutamente casuale, segue un ordine molto preciso che è legato a tutte le cerimonie del passaggio all'oltretomba. Ogni elemento aveva una funzione, una posizione simbolica, serviva ad accompagnare l'anima del defunto nel mondo dei morti e la posizione precisa garantisce che il defunto abbia poi tutto il necessario per proseguire la propria esistenza nell'aldilà. La presenza di letti scolpiti nel nenfro richiama la volontà di ricreare un ambiente domestico, volutamente domestico. Questo coincide, c'è proprio la credenza etrusca che la vita proseguisse dopo la morte, in una casa eterna, quindi è tutto calcolato. Questo ritrovamento è molto molto prezioso per il futuro dell'archeologia etrusca, perché lo straordinario stato di conservazione della tomba permette a tutta la comunità scientifica, a tutti gli archeologi, di indagare non solo analizzando il corredo, ma anche tutti eventuali resti organici, oppure dei pollini, delle fibre, dei residui alimentari. Quindi si può fare un'analisi multidisciplinare su tutti i materiali, analizzeremo le ceramiche, tutti i metalli, tutti gli ornamenti e quindi troveremo informazioni fondamentali anche sulla dieta, sulla salute, sulle tecnologie, anche sui commerci dell'aristocrazia etrusca. Quindi vedete quante cose potremo sapere da questo ritrovamento. Anche a livello di territorio questo ritrovamento ha un grande interesse perché apre tutta una serie di prospettive di esposizioni nei musei, anche la possibilità di rinnovare il turismo culturale della zona della Tuscia, come viene definita. Quindi è molto importante, questo potrebbe anche essere una chiave per far ripartire il turismo culturale. Tutti questi reperti, tutto questo magnifico patrimonio archeologico servirà sicuramente per le generazioni future. Ora noi analizzeremo, vedremo poi come la notizia si evolve, però, come ha detto la dottoressa Barbaro, che ha guidato anche le analisi della sovrintendenza, si tratta di una scoperta fondamentale, dice testualmente, per ottenere una visione completa della vita etrusca attraverso il rituale della morte. Speriamo di avervi emozionato con questa notizia archeologica, un caro saluto e alla prossima notizia, alla prossima occasione.